Una delle ragioni che hanno portato alla crisi economica finanziaria che stiamo vivendo è legata ad una eccessiva finanziarizzazione dell'economia. Si è cercato di gestire le imprese in modo tale da sfruttare al massimo la leva finanziaria e all'interno di questo la leva economica e finanziaria è stata utilizzata anche per risolvere alcuni conflitti che si determinavano all'interno dell'impresa. Per esempio, i diversi obiettivi esistenti tra chi, proprietario dell'impresa, desidera che l'impresa possa persistere nel lungo periodo e chi invece, il gestore dell'impresa, il manager, desidera fondamentalmente la massimizzazione della sua posizione personale, quindi il proprio reddito, la propria importanza, il lustro che può avere all'interno dell'organizzazione della società. Per risolvere questi conflitti si sono utilizzate politiche di remunerazione che incentivavano soprattutto lo sfruttamento delle opportunità di breve periodo. Questo è stato uno dei problemi principali che abbiamo dovuto affrontare, che hanno portato alla crisi. Come ripartire rispetto a questo? Nel rimettere al tema centrale di tutto il sistema economico, del modo con cui gestiamo le imprese, le persone, quindi ciò che costituisce effettivamente la relazione tra chi è il proprietario dell'impresa e chi la gestisce. Soltanto partendo da questo potremo non più sperare che la soluzione delle problematiche fondamentali, dei conflitti all'interno dell'impresa, derivi da dei meccanismi incentivanti, ma invece da una relazione diversa tra le persone. Da questo punto di vista l'enciclica ha dei passaggi bellissimi in cui viene più volte sottolineato come diventa necessario recuperare una cultura dell'impresa, cioè una cultura dell'imprenditore, che era un imprenditore che aveva ben presente la sua responsabilità sociale, che quindi si occupava dei bisogni dei suoi dipendenti, siano essi dirigenti, siano essi quadri, siano essi semplici lavoratori addetti alla produzione. Questo veniva sottolineato con forza all'interno appunto dell'enciclica come uno strumento, una strada principale per poter risolvere quelli che sono certe volte dei conflitti di obiettivi e di interessi che emergono all'interno dell'impresa, la ripresa della propria responsabilità sociale, di un modo diverso di fare impresa.